Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. La prima domanda di oggi è ovviamente sul mercato, che ci fa sempre compagnia in questi giorni. Oggi Gazzetta ha rilanciato il nome di Aouar, non tanto per giugno, quando andrà in scadenza, ma direttamente a gennaio, con un piccolo esborso di 8 milioni. Un ascoltatore ci chiede, Carlo, se pensi che anticipando l'affare aumentino le probabilità di successo. Un saluto a tutti, un grande saluto a tutti. Parliamo di Aouar, un giocatore indubbiamente di buona qualità. Io continuo a dire che non verrà nessuno a gennaio, è il mio pensiero. Potrebbe esserci l'opportunità magari di pagarlo a 8 milioni subito per non farselo perdere, ma signori, parliamo di un buon giocatore, non parliamo di un fuoriclasse che il Milan deve temere di perdere, perché ne trova altri buoni giocatori come Aouar. In questo momento di calma si parla sempre di giocatori che possono arrivare a gennaio, ribadisco il concetto. In questo momento mi sembra difficile che arrivi qualcuno a gennaio, ci sarà eventualmente l'uscita di Adli, ma questo lo diciamo tutte le volte e tutte le volte andiamo dietro queste notizie. Quando avrò qualche notizia in questo senso sarò il primo qui nella nostra rubrica a parlarne. Ma vi assicuro che Aouar è un buon giocatore, ma allora, provocazione che ho messo nel mio video, io preferisco spendere 10 milioni di euro a scadenza con la possibilità di avere Rabiot a fine anno che scade con la Juventus. 10 milioni di euro cosa vogliono dire? Vogliono dire un giocatore che ne prende 7-8, grazie al decreto crescita diventerebbero 10, 11, 12 e prendiamo un grande giocatore per il centrocampo come numero 10, giocatore polivalente di grande qualità. Questi sono gli acquisti che possono far salire il Milan. Aouar è un buon giocatore e basta. Seconda domanda invece dedicata a Olivier Giroud, che ieri sera ha incantato la sua Francia. Ti chiedono, Carlo, dopo un anno e mezzo di Milan, possiamo dire che Olivier si è inserito nel solco dei grandi numeri 9 del Milan? Sarà un giocatore che ci ricorderemo per anni come è stato per gli altri? Certamente Giroud sarà un giocatore che verrà ricordato come il giocatore dello scudetto, uno scudetto non pronosticato. Giocatore dei gol nel derby, un giocatore che certamente, sicuramente rimarrà nel cuore dei tifosi rossoneri. Non serve la quantità di anni per entrare nel cuore, ma anche la qualità del gioco, l'attaccamento alla maglia, la voglia di primeggiare, essere un giocatore che è riuscito ad andare da protagonista ai mondiali, nonostante non fosse all'inizio uno dei giocatori preferiti da Deschamps, quindi un giocatore che ha tutte le caratteristiche per essere ricordato dai tifosi del Milan. Non ci sono dubbi, Giroud verrà ricordato proprio per tutte le qualità che ho appena elencato. Oltretutto è anche un grande giocatore e forse questa è la qualità più importante, insieme a personalità e carisma, è un forte attaccamento alla maglia rossonera. Ultima tematica di oggi invece, figlia anche di quello che è successo ieri pomeriggio, ovvero Cristiano Ronaldo che ha rescisso il suo contratto con il Manchester United. Carlo, ti chiedono se ti affascinerebbe un po' questa ipotesi. Tra l'altro da ieri sera un giocatore senza contratto, magari per gli ultimi 6 mesi di stagione, in un'operazione anche di più largo respiro, no? Per la nostra proprietà americana attenta allo show business. Indubbiamente mi avrebbe affascinato la possibilità di avere Cristiano Ronaldo nel Milan, però tante cose affascinano nella vita e poi le passano, rimangono affascinanti e si passa oltre. Anche Cristiano Ronaldo è uno di questi desideri, così, un giocatore che è di grande qualità, è un giocatore che avrebbe aiutato il Milan non tanto sul piano anche mediatico, anche del showbiz, ma secondo me soprattutto perché è ancora un giocatore che in Italia farebbe la differenza. Adesso non so dove andrà, forse negli Stati Uniti, non in Europa, nel Newcastle. Non credo che il Newcastle è una delle possibilità che ho letto investa in questo genere di giocatori, in questo tipo di giocatori.
Mi avrebbe affascinato, me lo chiedete, io dico di sì, ma penso ai miei che sono quelli che mi devono aiutare adesso. Tanto penso proprio che Cristiano Ronaldo non entri diciamo così, nella tipologia di giocatori che piacciono e che vorrebbero i dirigenti del Milan, soprattutto per equilibrio di spogliatoi.